La rabbia esplosiva, l'instabilità emotiva, i gesti autolesivi sono tutti comportamenti tipici di persone che soffrono di un disturbo borderline di personalità, una condizione che causa una profonda infelicità e difficoltà relazionali. Ma esiste un approccio psicoterapeutico che può aiutare le persone a controllare questi sintomi, la terapia dialettico-comportamentale, nota anche come DBT. In questo video faremo un viaggio alla scoperta di questa forma innovativa di terapia, vedremo in cosa consiste esattamente, quali sono le sue origini e i principi su cui si basa. Scopriremo poi nel dettaglio quelle che sono le tecniche e le abilità che vengono insegnate ai pazienti per gestire le emozioni intense. Esamineremo le evidenze scientifiche sulla sua efficacia nel trattare non solo il disturbo borderline, ma anche altre problematiche psicologiche. E discuteremo infine le potenzialità e i limiti di questo approccio. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Jacopo, studente e appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinanti di questa disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. Prima di iniziare però ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere le prossime uscite. La terapia dialettico-comportamentale o DBT è un tipo di psicoterapia sviluppata negli anni '80 dalla psicologa Marsha Linehan presso l'Università di Washington. Si tratta di un approccio progettato specificatamente per il trattamento del disturbo borderline di personalità, ma può essere utilizzato anche per altri disturbi emotivi e del controllo degli impulsi. La DBT si basa sulla terapia cognitivo-comportamentale, ma integra tecniche derivate dalla mindfulness, dall'accettazione e dalla gestione delle emozioni. L'obiettivo è quello di aiutare i pazienti a sviluppare maggiore consapevolezza emotiva, a modulare le emozioni intense e a migliorare le capacità di gestire lo stress e le relazioni interpersonali. Vediamo ora nel prossimo capitolo quelli che sono i principi e la struttura di questo approccio psicoterapeutico. La DBT si fonda su alcuni principi cardine: l'accettazione radicale del paziente così com'è, senza giudicarlo, la focalizzazione sul cambiamento di comportamenti problematici e disfunzionali, la ricerca di un equilibrio tra accettazione e cambiamento e l'aiuto al paziente nell'utilizzare le abilità apprese nei diversi contesti di vita quotidiana. Per quanto riguarda la struttura, la DBT prevede diverse componenti integrate tra loro: sedute di psicoterapia individuale settimanale con obiettivi specifici, training di gruppo per insegnare abilità come mindfulness, regolazione emotiva, tolleranza del disagio e capacità interpersonali. Si ha una disponibilità del terapeuta tramite consulenza telefonica e infine riunioni di gruppo per supervisione e supporto reciproco tra terapeuti. Durante il trattamento i pazienti apprendono specifiche abilità per migliorare il controllo emotivo e comportamentale. Imparano la mindfulness, ovvero a prestare attenzione al momento presente con atteggiamento non giudicante, la regolazione delle proprie emozioni per identificarle e impararle a gestire, la tolleranza del disagio per riuscire a sopportare le emozioni negative senza evitarle o agirle, e migliori capacità interpersonali per relazionarsi meglio con gli altri e chiedere ciò di cui si ha bisogno. I terapeuti utilizzano anche strategie comportamentali come problem solving e tecniche di esposizione. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete mai avuto modo di interfacciarvi con questo tipo di psicoterapia e come vi siete trovati. Numerosi studi hanno dimostrato l'efficacia della DBT nel trattamento del disturbo borderline di personalità. Uno studio del 1991 su 24 donne con disturbo borderline ha mostrato che un anno di DBT ha portato a una riduzione significativa dei gesti suicidari, dei sintomi borderline, della rabbia e della depressione. Uno studio del 2006 ha messo in relazione la DBT con la DBT di gruppo, le terapie di supporto individuale e altre forme di terapia. I ricercatori hanno riscontrato miglioramenti significativi nei comportamenti suicidari, nell'uso di farmaci e nel funzionamento sociale in quei pazienti che hanno ricevuto DBT individuale, confermandone quindi la sua efficacia. Inoltre, la DBT si è dimostrata efficace anche in altre popolazioni cliniche, come adolescenti, dipendenti da sostanze, pazienti con disturbo bipolare e con disturbi alimentari. Gli effetti positivi riscontrati includono la riduzione dei sintomi, il miglioramento del funzionamento sociale e una migliore qualità di vita. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per confermare l'efficacia a lungo termine di questo tipo di psicoterapia per i diversi disturbi. Vi ricordo che ho fatto altri video su altri approcci psicoterapeutici, vi lascio la playlist qua sotto in descrizione, se siete curiosi andate a dare un'occhiata. Nonostante l'evidenza dell'efficacia della DBT, questo approccio presenta alcuni limiti che è bene considerare. Vediamoli subito insieme. Innanzitutto si tratta di un trattamento complesso e dispendioso in termini di tempo e di risorse, richiede infatti terapeuti molto motivati e specializzati. Inoltre alcuni studi indicano che gli effetti positivi tendono a diminuire dopo la fine del trattamento, sono perciò necessari interventi di mantenimento per preservare i miglioramenti nel tempo. Alcuni pazienti inoltre possono far fatica ad applicare le abilità apprese nella vita reale al di fuori della terapia. Infine, per alcuni soggetti la DBT potrebbe non essere l'approccio ottimale, ad esempio persone con deficit cognitivo o con altre malattie psichiatriche complesse potrebbero trarre maggior beneficio da trattamenti diversi e integrati. Sono dunque necessarie ulteriori ricerche per comprendere come migliorare l'efficacia a lungo termine della DBT e come personalizzarla per renderla ancora più efficace per i diversi pazienti. Nonostante questi limiti, però, si tratta ad oggi di uno dei trattamenti meglio validati per il disturbo borderline di personalità.
Cari amici, questo video termina qui, spero sia stato di vostro gradimento, fatemelo sapere qua sotto nel box dei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, ricordatevi poi di iscrivervi al canale che è molto importante per non perdere le prossime uscite e noi ci vediamo a un prossimo video, ciao!